Nicola Matarazzo, sono attualmente direttore del Consorzio di Tutela Vini Sannio, sono economista per professione e coordinatore anche un po' di quelli che sono i consorzi di tutela di vini in Campania. Qual è il rapporto tra il Sannio e la falanghina? Un prodotto è sempre un po' il simbolo di una terra. In questo caso la falanghina come vitigno risulta essere uno dei prodotti che maggiormente identificano le produzioni di questo territorio. Nate fondamentalmente quando c'era la necessità di qualificare e identificare in maniera maggiore quelli che erano le produzioni specialmente vitivinicole del territorio. Come tutte le cose nella vita, anche nell'agricoltura, questo tipo di vitigno poi ha avuto un successo di produzione dovuto anche al fatto che è un vitigno che si è acclimatato in maniera particolare a quelle che sono le condizioni ambientali, alle tradizioni che c'erano sul territorio, ma io dico anche alle mutate condizioni climatiche che stiamo vivendo negli ultimi decenni. Questo ha consentito chiaramente di trovare uno di quei vitigni che maggiormente erano in grado di resistere all'innalzamento delle temperature, all'aumento della siccità, e questo vitigno fondamentalmente è riuscito a creare questo tipo di connubio con l'habitat ambientale. Si può parlare di storicità della falanghina del territorio sannita? In linea di massima io non amo molto la parola autoctono, perché la parola autoctono ha a che fare con qualcosa che comunque fondamentalmente abbia avuto origine in quel... È probabile che questo vitigno abbia avuto origine nella nostra regione, specialmente in alcune aree. Sono più dell'idea che per me l'identità è un punto, diciamo, di arrivo, non è un punto di partenza, e quindi immagino che questo vitigno poi alla fine si sia sviluppato come coltivazione all'interno in modo particolare della Campania, e poi oggi è un vitigno che troviamo in Sardegna, in Basilicata, in Puglia, in Molise, in Abruzzo, in Umbria. Quindi è un vitigno che ha avuto anche una grande diffusione, addirittura è raccomandato e consigliato in queste 8 regioni. Chiaramente che cosa succede? Che in quei territori dove il vitigno ha maggiormente risposta dall'ambiente in senso diciamo, di produzione, e quindi di caratterizzazioni ambientali, si diffonde in maniera maggiore. E infatti, se pensiamo che in Italia in queste 8 regioni abbiamo una superficie intorno ai 3.000-3.500 ettari, soltanto pensate la provincia di Benevento ne ha quasi 3.000, cioè praticamente l'80-90%. Questo significa che proprio in questo habitat ha trovato le condizioni ideali per poter essere coltivata. E chiaramente poi questo spinge poi a creare una caratterizzazione, un'identità alle produzioni, dove fondamentalmente eravamo anche partiti da una situazione molto anomala in questo territorio, dove praticamente avevamo una situazione nella quale, come tutte le cose che succedono, il seguire alcune mode, come il reimpianto di alcuni vitigni nella nostra area, specialmente negli anni 60-70, con i cosiddetti vitigni internazionali. Qualcuno invece in questo territorio, in maniera molto diciamo, coraggiosa, io direi, ha incominciato invece a intraprendere un percorso completamente diverso. Naturalmente, come tutte le cose che hanno a che fare con l'agricoltura, senza ricerca non c'è possibilità di fare scelte giuste e oculate sul territorio, per cui sul nostro territorio intorno agli anni 70 si sviluppa un comitato di sviluppo e di ricerca
sul mondo della viticoltura campana, all'interno del quale vengono analizzati alcuni campioni di falanghina, all'epoca presenti in maniera specifica in alcuni territori della provincia di Benevento, Bonea per intenderci, e in alcune aree dei Campi Flegrei con questa varietà. Quindi loro fecero degli studi molto accurati, per cui arrivarono a identificare questo vitigno come sicuramente un vitigno molto interessante per le caratteristiche ampelografiche, ma anche per le caratteristiche dei vini. La cosa fu ripresa poi da un personaggio molto importante per la cultura vitivinicola campana, che è l'ingegnere Leonardo Mostilli, il quale negli anni successivi alla registrazione incominciò a destinare e a prendere uve, specialmente nell'area di Bonea, per la vinificazione in purezza, cosa che non succedeva all'epoca. Infatti la vinificazione in purezza è dei singoli vitigni, è un'attività che viene svolta da pochi anni, non viene svolta da tantissimi anni, dove invece il vino era sempre l'assemblaggio di uve diverse. Quindi lui incominciò a fare questa operazione di vinificazione e poi sul finire degli anni 70, intorno al 75-76, incominciò a fare le prime sperimentazioni di degustazione, per arrivare poi nel 79 a fare la prima bottiglia certificata a falanghina in purezza, il nome è Santa Croce. Lui infatti nella sua bellissima azienda conserva ancora la prima fattura in cui viene conservata questa bottiglia di Santa Croce, dove praticamente c'era la caratterizzazione in modo specifico della vinificazione in purezza. I primi tentativi non sono stati sicuramente positivi, però la cosa ha dato il là perché su questo territorio si incominciasse a sperimentare questa vinificazione. Inizia Angelo Pizzi, che arriva nel 1982 alla cantina del Taburno. Quindi Angelo Pizzi incomincia a studiare un po' i vitigni in zona per vedere qual è la ricchezza ampelografica e scopre sul lato del Taburno, siamo al lato opposto del Taburno rispetto alla Valle Telesina, a Bonea in modo specifico, la coltivazione che veniva fatta da alcuni produttori di questa uva chiamata falanghina. La falanghina segna un grande passaggio, quello dalla cultura greca alla cultura romana della coltivazione della vita. È un punto di grande considerazione. Ora, cosa succede? Lui scopre questa falanghina, incomincia a vinificarla, e con la cantina del Taburno esce dopo un po' di anni, intorno agli anni 83-84, con questa prima bottiglia iconica, perché è una bottiglia renana, lunga, che spopola sul mercato napoletano. Quindi c'è stato il primo grande successo di questo vino. Successivamente, intorno agli anni 84-85, incomincia a svilupparsi anche in altre aree, Sant'Agata dei Goti, Solopaca, e chiaramente Campi Flegrei. Però l'inserimento del monovitigno per la prima volta avviene con la modifica del disciplinare del Solopaca DOC nel 1992. Quindi solo nel 1992 abbiamo avuto per la prima volta la designazione della tipologia falanghina come denominazione di origine controllata. Poi subito dopo arriva nel 93 Sannio, arriva Sant'Agata dei Goti DOP, Beneventano IGP nel 95, mentre i Campi Flegrei inseriscono per la prima volta la tipologia falanghina con la modifica del disciplinare nel 1994. Poi per arrivare all'ultima denominazione in senso temporale, che è falanghina del Sannio, che inserisce la tipologia come principe della produzione, con la falanghina del Sannio DOP nel 2011. Il percorso come è iniziato? Come dicevo prima, con una serie di sperimentazioni. Poi alla fine
Il successo di un vitigno lo si vede anche dalle nuove iscrizioni. Il boom di iscrizioni si è avuto nel 1990 in poi. Si è avuto un incremento molto significativo delle superfici. Questo ha comportato l'inserimento nei vari disciplinari, ma diciamo il punto in cui veramente si è potuto capire il valore per un territorio, che però secondo me il valore è collegato alle denominazioni di origine. Le denominazioni di origine che le possiamo definire come un patrimonio comune collettivo, un patrimonio che comunque consente anche ai più piccoli di potersi avvalere di un successo delle produzioni con la falanghina del Sannio DOP. Detti diciamo, i numeri possono significare tutto come non possono significare nulla, però dai dati alla mano, quando è nata Falanghina del Sannio noi avevamo intorno a circa 2 milioni di bottiglie certificate. Oggi siamo a oltre 6 milioni di bottiglie certificate, quindi la cosa che poi è molto interessante affrontare è che se questo ha generato poi valore lungo tutta la catena del valore della produzione. Uno studio che è stato fatto da una società che si occupa di sondaggi, in modo specifico il settore vitivinicolo, che si chiama Wine Monitor, della fondazione Novisma di Bologna, un po' di anni fa ha fatto un'indagine sull'indice di notorietà nei confronti dei consumatori. Bene, dopo una serie sempre sui vini bianchi, il primo vino bianco del centro-sud risulta essere la Falanghina, che ha uno share del 62-65% di conoscibilità. Quindi un'altra interessante ricerca fatta in questo caso però da una serie di camere di commercio lombarde ultimamente ha valutato quello che è il valore aggiunto creato intorno, non solo in termini di valore della produzione, ma anche di valore in senso generale creato intorno alla denominazione. Ha diciamo, valutato l'impatto del valore della Falanghina nel Sannio intorno ai 90 milioni di euro, quindi di tutto il settore. Quindi fondamentalmente si è compresi che agendo sulle denominazioni, caratterizzandole e dandole un'autenticità e identità, anche attraverso la Falanghina è stato possibile costruire valore aggiunto per i produttori sul territorio, e questo sicuramente è un fatto che dovuto non solo a situazioni episodiche, ma sono dovute a una strategia che comunque si è realizzata nel corso di questi ultimi anni. Legata, io dico, a partire su un progetto che mi ha visto partecipe già dall'inizio, che si chiama Falanghina Felix, che è un progetto di promozione partito intorno agli anni 2000, che si è sviluppato per oltre 15 anni, che è fatto in modo tale da costruire un'attenzione, una conoscenza, un giusto rapporto anche con la cultura alimentare regionale, che è fatto in modo tale che questo vitigno e questo vino abbia poi consentito di avere questo successo sul mercato. Quindi io non scinderei il concetto di Falanghina da quello territoriale del Sannio, né lo scinderei da altri territori campani dove dobbiamo essere comunque consapevoli che dopo l'Aglianico, Baccarossa, in Campania il vitigno più diffuso è Falanghina. Lo troviamo in tutte e 15, in Italia circa 15 denominazioni di origine e in 50 IGP. Questo significa che comunque è un patrimonio, chiamiamolo italiano. Io sinceramente ho bevuto anche Falanghina del New Jersey, quindi escono proprio col nome, e del Messico, escono proprio con Falanghina made in Mexico, quindi, oppure del New Jersey. Sono vini interessanti, però
la caratterizzazione e la bellezza del nostro territorio è che ogni vitigno poi alla fine esprime un po' quelle che sono le caratterizzazioni territoriali. Infatti basta pensare alla falanghina coltivata sulle pendici del Vesuvio è diversa rispetto a quella dei Campi Flegrei, quella dei Campi Flegrei è diversa da quella sannita. E quindi questo consente alla fine di creare un bel, io lo chiamo mosaico di biodiversità, no? Dove noi abbiamo l'opportunità veramente di declinare in base a quello che è l'ambiente circostante un vitigno. Rispetto però alla falanghina del Messico o del New Jersey, la falanghina del Sannio caratterizza il territorio sannita. Disegna il paesaggio. Una delle grandi diciamo, soddisfazioni è quando in genere ospitiamo giornalisti della stampa estera o europei o americani e percorrono quelle che sono le strade, per esempio lungo diciamo, la dorsale del Taburno, la Valle Telesina, vedono che tutti questi terreni sono pettinati proprio dalla vite. La stragrande maggioranza è falanghina, cioè, ma non è solo falanghina. Io non credo neanche nelle monoculture o solo. Abbiamo la Campania, ha circa, penso, più di 90 tipologie diverse di vitigni. È chiaro che non sono tutte registrate, però questo fatto comunque consente di avere delle situazioni, perché in passato se si fosse utilizzata la monocultura qui avremmo avuto Chardonnay, Merlot, Cabernet, falanghina l'avrebbero estirpata tutti. Invece conservare questa biodiversità ci consente in certo qual modo anche di avere degli strumenti di tutela del territorio, ma di tutela anche delle produzioni, perché non tutti i vitigni oggi soffrono le mutate condizioni climatiche e ambientali e ci sono alcuni che rispondono meglio e altri che rispondono meno. Infatti la falanghina è uno dei quei vitigni che, come dicevo prima, risponde molto bene a queste mutate condizioni ambientali, risponde anche molto bene all'oidio, alcune malattie che ci sono, meno alla peronospera, però chiaramente ha una capacità di sapersi adattare e produce anche in quantità. Non dimentichiamo che anche le vecchie idee in cui bisognava cercare di aumentare le superfici vitate, insomma, fino a un certo punto è possibile, ma le superfici, il mondo naturale è quello, non si può spingersi oltre a quello che la natura ci dà. Si sente dire spesso, no, che nel Sannio negli anni passati molte famiglie coltivavano il proprio vite e producevano vino. Tra questi c'era già la falanghina. Sì, in termini diciamo di presenza, noi già nei primi testi già ci parlano della falanghina, anche se in maniera è detta come uva da mangiare. Stiamo parlando del 1804. Quindi già abbiamo dei testi in cui si parla dell'uva falanghina come uva da mangiare. Poi successivamente sono stati inseriti degli studi un po' più precisi su quello che era l'aspetto vitivinicolo, cioè per la produzione di vino. Però non dobbiamo dimenticarci che gran parte del nostro patrimonio vitivinicolo nasce come uva a doppia valenza, alimentare per vino. Faccio un esempio, pensate al Caprettone, a Catalanesca, sono vini che nascono come uve non solo queste, insomma, ce ne sono tantissime, come uva per alimentarsi e poi successivamente si è studiato il modo come potessero essere utilizzate anche come uve per la vinificazione. Sicuramente la capacità di poter avere una doppia valenza ma poi si è sviluppata a partire dagli anni 70 la cosiddetta viticoltura specializzata, cioè non più maritata ad altre coltivazioni, ma in modo più specializzato, perché comunque la richiesta di vino era molto interessante, cosa che molti dimenticano,
che subito dopo il periodo della fillossera in Italia, la Campania era la prima regione in Italia per produzione di vino, proprio perché qui la fillossera è arrivata molto dopo. E quindi questo ha consentito di un'area che noi penseremmo assolutamente adesso inusuale per quanto riguarda la produzione, era tutta l'area napoletana, per intenderci alle pendici del Vesuvio. Era il primo grande bacino di produzione. Solo successivamente, diciamo, si è spostata nelle aree interne, Irpinia, Sannio, perché c'erano chiaramente più disponibilità, forse più nel Sannio, perché non a caso il Sannio detiene un po' diciamo, il primato per le superfici vitate, perché la connotazione morfologica del terreno è costituita per gran parte da colline, rispetto all'Irpinia che ha una grande presenza di rilievi montuosi rispetto all'area napoletana, che è interessata sicuramente più da altre l'inurbazione rispetto ad altre situazioni. Prima abbiamo detto 3.000 ettari più o meno abitati a Falanghina, in Campania. In Campania. Si tratta di piccole aziende, di grandi aziende, e se sono piccole aziende come possiamo far fare sistema in questa presentazione? Come dicevo prima, il valore della Falanghina lo si deve fondamentalmente all'utilizzo di una denominazione. La denominazione di origine, che è un patrimonio comune, collettivo, a una serie di viticoltori che si danno delle regole, hanno una tradizione, hanno una storia, consente in certo qual modo di alleviare quelli che sono gli svantaggi che oggi come sistema potremmo avere, ma che io poi considero in maniera molto, diciamo, non determinante, questo di avere le piccole dimensioni. Cioè bisogna un po' sfatare in Italia che le piccole dimensioni siano qualcosa di terrificante. Non è così, perché forse in questo contesto la grande elasticità delle piccole, la frammentazione, chiamiamola così, anche delle superfici, ci consente anche di rispondere meglio a quelle che sono le mutazioni che si verificano a livello ambientale ma anche di mercato. Però, c'è un però, tutti quanti possono avere lo stesso successo dei più grandi se questo è inserito in un contesto di cooperazione. Diciamo, il fattore decisivo è quello di saper cooperare fra di loro, anche perché quando parliamo di cibo di vino parliamo in termini economici e parliamo di asimmetrie informative, che sono uno dei grossi problemi. Cioè, io non conosco il reale valore di una bottiglia di vino perché è chiusa e sigillata se non l'assaggio, a meno che non si tratti di un consumo ripetuto di quello, quindi io non ho consapevolezza della qualità di quel vino. E molto spesso su questo bisogna agire sulla reputazione della denominazione. Molti marchi famosi, pensate marchi famosi del mondo del cibo e del vino italiano, agiscono sul proprio reputazione del proprio brand individuale. Noi che non abbiamo questa grande dovremo agire invece sulla reputazione della denominazione bene comune. E poi abbiamo bisogno anche di una reputazione istituzionale, cioè che chi a livello istituzionale governa il mondo della viticoltura poi abbia la possibilità di creare una giusta classificazione e lo renda conoscibile ai consumatori. Adesso mi è venuta in mente la ricerca che fecero negli anni 70 il gruppo di lavoro messo giù dalla Regione Campania su questo vitigno. Praticamente loro avevano segnato in maniera specifica che negli anni 70 c'erano una serie di produttori su Bonea che non volevano coltivare questo vitigno perché nessuno lo voleva comprare, e poi il prezzo era 75 lire all'epoca al chilo, quindi era un valore veramente neanche a copertura delle spese di produzione. Dove
bisognerebbe agire nel creare sempre più un'immagine percepita, una qualità percepita della denominazione, perché solo attraverso questo tipo di operazione potremmo poi trasferire su tutta la catena del valore anche un prezzo equo per i vignaioli. Oggi l'offerta di uve Falanghina è consistente. Meno male sul nostro mercato specifico, cioè sul nostro territorio, esistono una serie di cooperative che riescono in certo qual modo a trovare anche una giusta collocazione. Il lavoro cooperativistico è molto importante sul nostro territorio. Lo è stato in passato e continua a esserlo anche attualmente. E su questo bisognerebbe agire sul valore aggiunto finale del prodotto in modo tale poi da riversare su tutta la filiera e quindi anche ai vignaioli un giusto reddito per la propria produzione. Anche se ci sono degli strumenti che abbiamo adottato anche come consorzio di tutela, che sono la sospensione della rivendicabilità degli esuberi. Lo abbiamo fatto già da un paio di anni, in modo tale da mantenere un giusto equilibrio tra domanda e offerta sul mercato, e abbiamo fatto in modo tale che le superfici si mantengano stabili, non vengano incrementate, perché c'è grande richiesta di incrementare le superfici. Però a questo punto avremmo agito sull'incremento dell'offerta e sicuramente non avremmo fatto un'operazione di riequilibrio tra domanda e offerta. Dall'altro lato il consorzio, se da un lato sta cercando di contenere l'offerta, dall'altro sta cercando di incrementare la domanda, anche se non svolge attività commerciali, ma solo attività di tipo promozionale e valorizzazione, cioè rendere quanto più possibile la conoscenza di questo prodotto anche su mercati diversi. Infatti adesso stiamo facendo operazioni con Giappone, Russia, Hong Kong, Europa, Stati Uniti, cioè in modo tale che anche su mercati esteri ci sia questa possibilità di avere una domanda, e poi chiaramente anche sul mercato italiano attraverso tutta una serie di presentazioni e iniziative volte proprio a far capire, io dico, la bellezza di questo vitigno, perché anche se la bellezza non si può esprimere come concetto, la bellezza la si subisce in un certo senso, e tutti coloro i quali noi abbiamo interessato alla conoscenza di questo vino sono stati colpiti dalla bellezza, quindi in senso passivo dalla capacità di questo vitigno di dare un'emozione. Oggi molto sul mondo del vino è più immateriale che materiale, perché è un dato di fatto che la natura è una condizione sine qua non si potrebbe ottenere questa denominazione, è un dato di fatto. Però adesso la patrimonializzazione secondo me la farei più in maniera immateriale, cioè fare in modo tale che io sia incentivato a visitare e vivere insieme alle popolazioni che vivono su questo territorio. Basta andare adesso girare, e tutta la vita, specialmente dei contadini, è scandita dall'epoca della raccolta, non solo della raccolta, all'epoca vegetativa della falanghina. Si parte dalla potatura, per cui si va in campagna a fare le potature, al primo germogliamento, ai trattamenti, alla cura, perché guardate, la vite è una liana, senza l'uomo non potrebbe vivere. Ecco perché il cibo e il vino sono prodotti della nostra cultura, non sono prodotti della natura. La natura è determinante, ma sono prodotti della nostra cultura che nei secoli hanno fatto cose buone, ma hanno fatto anche cose cattive. Però fondamentalmente è legato a questo tipo di valore. E allora, per terminare con la vendemmia, dove le persone si uniscono insieme per raccogliere l'uva, che diventa il momento conclusivo di una serie di mesi nella quale, si è cercati di dare
la cura, per cui per esempio l'altro giorno mi chiama un produttore tutto dispiaciuto, ha detto io stavo curando, le uve erano così belle, è arrivata la grandine e l'ha martoriata l'uva. È come se lui avesse avuto martoriato falanghina, è come se lui avesse avuto martoriato un proprio figliolo, no? Perché lui aveva chiaramente in mente di farla maturare nel modo migliore possibile. È come se l'avessero un po' cullata sulla vite. Poi quando la raccolgono si arriva in cantina, si incomincia a fare la vinificazione, quella bellissima cosa che è fermenti, la fermentazione e creazione, e poi per finire l'imbottigliamento e la soddisfazione e l'orgoglio di dire guarda, questa è una falanghina che ho fatto io. Cioè, questo è patrimonio.